Spesso l'amore non è amore. Perché molto spesso l'amore non è amore nel mondo? Vale per esso il detto: l'amore è cieco. Ma se un'anima si mette ad amare come Dio insegna, Dio che è amore, vedrà molto presto che l'amore è luce. Del resto Gesù lo disse: chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e anch'io l'amerò e mi manifesterò a Lui. Un turbinio di voci delle più varie provenienze inonda spesso l'anima nostra, specie quando essa non sa ancora che significa amare Dio. Sono voci insonore ma forti, voci del cuore, voci dell'intelletto, voci di rimorso, voci di rimpianto, voci delle passioni. E noi seguiamo or l'una or l'altra, riempiendo la nostra giornata di atti che concretizzano o almeno in qualche modo sono determinati da quelle voci. Per questo a volte, pur vivendo in grazia di Dio, la vita ha solo brevi squarci di sole e il resto è immerso in una noia che una voce più forte di tutte le altre s'alza spesso a condannare, quasi che non fosse quella la vera vita, la piena vita. Se l'anima invece si volge a Dio e si mette ad amarlo, e il suo amore è vero, è concreto, è di ogni istante, fra le tante voci che accompagnano la vita ne avverte, di tanto in tanto, una. Più che voce una luce che soavemente fa breccia nell'intricato concerto dell'anima. È un pensiero quasi impercettibile che si offre all'anima, forse più delicato degli altri, più sottile. È questa alle volte voce di Dio. Allora l'anima, che si è decisa per il Signore, che non misura con Lui, ma a Lui vuol tutto dare, estrae dalla palude quello zampillio limpido e sereno. È uno zaffero fra tanti sassi, è come l'oro fra la polvere. Lo prende, lo ripulisce, lo mette in luce, lo traduce in vita. E se per avventura quell'anima ha stabilito di andare a Dio con altre anime, affinché il Padre goda dell'amore fraterno tra i figli suoi, ella comunica con discrezione il suo tesoro agli altri, affinché sia comune il bene, circoli il divino, e come in una gara l'uno impari dall'altro ad amare meglio il Signore. Così facendo, l'anima ha doppiamente amato nell'attuare il volere di Dio, amato nel comunicare ai fratelli. E Dio, fedele alle sue parole eterne, continuerà grado a grado a manifestarsi a lei. Tutto ciò è sommamente desiderabile, finché l'intero giorno il nostro cuore non sia immerso che in pensieri di cielo, al punto da traboccarne e la nostra vita alimentata dai sacramenti ne sia inviata. Dio si dà se si ha, e si ha se lo si ama. Allora si potranno accendere nel mondo buio e piatto piccoli soli che indicheranno a molti la via, soli che riscalderanno nell'umiltà totale della loro vita immolata al Signore, dove essi più non parlano, ma parla Lui, dove più non vivono, ma vive Lui.